Sono ormai passati 2 anni e mezzo da quando ho recensito questo prodotto, il Bluetti AC300, e dato che mi è stato chiesto un parere su questo impianto a distanza di tempo da alcuni di voi, e dato che le recensioni normalmente si riferiscono a un'esperienza di un utilizzo nel breve termine, questo è un video che faccio di mia iniziativa per parlarvi della mia esperienza dopo 2 anni e mezzo con questo impianto, che è l'impianto che ha alimentato tutto quanto, tutti i miei elettroutensili, e mi ha fornito tutta l'energia di cui avevo bisogno in questo lasso di tempo. Quindi potremmo definirla una recensione a medio termine, perché 2 anni e mezzo comunque è già un periodo di tempo per riuscire a trarre delle conclusioni e a capire se questo impianto è un impianto affidabile. Tanto per iniziare, questo impianto funziona tutti i giorni, quindi è sempre collegato, sia che io sia presente che io non sia qui. L'impianto gira in continuazione, si scarica leggermente perché c'è sempre un frigorifero attaccato, qualche elettroutensile magari per caricare le batterie, queste cose qui. Il grosso del consumo ce l'ho quando ovviamente io sono presente, perché faccio andare il boiler per l'acqua calda e faccio diverse cariche di batterie, e quindi è un consumo più importante. In questi 2 anni e mezzo devo dire che problemi riscontrati zero, non ho avuto nessun problema, non ho dovuto mai ricorrere all'assistenza, non ho niente da dire, quindi il video potremmo concluderlo anche qua dicendovi: l'impianto secondo me è un impianto affidabile. Ve l'ho presentato come un impianto che a mio parere era molto valido e anche abbastanza innovativo sul mercato, e resto di questa idea. Questo qui secondo me è uno dei migliori impianti per l'utilizzo off-grid, quindi per questi contesti va benissimo anche come impianto domestico, però io vi parlo come impianto da baita. È perfetto. Perfetto perché ci fornisce 3 kW di potenza nominale, quindi praticamente abbiamo la stessa potenza che abbiamo a casa col contatore, e possiamo espanderlo, quindi non è necessario partire con una grossa spesa comprando tutto il blocco come vediamo in questo caso, ma possiamo prendere anche, per dire, una batteria, poi dopo tot tempo che abbiamo magari qualche soldo possiamo espanderlo oppure tenerlo anche soltanto con una batteria. Devo dire che ci sono anche state parecchie migliorie per quanto riguarda l'applicazione. L'applicazione ci permette di controllare questo impianto da remoto, e inizialmente una delle cose di cui sentivo un pochino la mancanza è un po' il monitoraggio della produzione e di relativi grafici. Questa funzionalità finalmente è stata implementata già da un po' di tempo, quindi abbiamo la possibilità di guardare da remoto quanto produciamo, quanto consumiamo, e avere tutti i nostri grafici con lo storico giornaliero, settimanale, mensile, annuale. Quindi finalmente siamo arrivati anche a risolvere questa piccola mancanza che di fatto lo rende secondo me un impianto veramente affidabile e performante, quindi non posso altro che consigliarvelo. Ripeto, questo è un video che sto facendo io a distanza di tempo, non me l'ha chiesto Bluetti di farlo questo video. Oggi vado a chiudere definitivamente l'espansione del mio impianto. Avevo 3, 6, 9 kWh, oggi ne aggiungo altri 3 perché è entrato in produzione un nuovo modello di batteria che, tra le caratteristiche più importanti, ha quella del prezzo. Cioè è una batteria che costa meno rispetto a queste qua, perché c'è un po' di componentistica in meno. Ma adesso la andiamo ad aprire e la vediamo bene assieme. Riguardo alle batterie, perché abbiamo parlato dell'impianto principale che non ha dato alcun tipo di problema, le batterie in questi 2 anni e mezzo, riguardo alla riduzione dell'autonomia, devo dire che non ho
notato alcun tipo di riduzione, quantomeno percepibile. Queste sono batterie litio-ferrofosfato, sono le batterie che vengono utilizzate per le auto, sono le stesse batterie che ho sulla mia macchina, sono le batterie che vengono utilizzate per gli impianti domestici e vengono ormai garantite per 4000 cicli di carica-scarica completa per poi calare all'80% della loro capacità, quindi sono molto molto longeve, significa che 4000 cicli di carica-scarica completa sono tanti anni e poi ne avete ulteriori avanti, perché la riduzione della capacità poi non significa che la batteria la buttate via, ha meno capacità ma continua ad andare avanti per ulteriori tot cicli, migliaia di cicli, quindi al momento vi confermo che queste batterie stanno funzionando molto bene dopo 2 anni e mezzo di utilizzo. Questa qui è la nuova batteria che andrò ad aggiungere a tutto il pacco. Vi dicevo, la B300K è una nuova batteria che come caratteristica principale per l'appunto ha quella che costa meno. Rispetto a queste non cambia praticamente nulla, cambia che ha leggermente meno autonomia. Queste sono 3,72 kWh, queste sono poco meno di 3, leggermente una capacità leggermente inferiore a questa. Diciamo che hanno risparmiato molto sulla componentistica, eliminando il regolatore di carica MPPT, che il più delle volte nel mio caso non ho mai utilizzato, quello all'interno delle batterie, quindi componentistica per quanto mi riguarda sprecata, e anche sulle prese USB. Poi vedo che c'è anche forse un cavo leggermente più corto, adesso lo andremo a vedere bene. Comunque per il resto più o meno è invariato. Quello che è cambiato è un po' il prezzo, perché questa batteria si può trovare con le giuste offerte intorno ai 1000. Ormai il prezzo di questo tipo di impianti rispetto a 2 anni e mezzo fa, quando ve ne avevo parlato, è sceso il prezzo, decisamente sceso, è molto più basso, quindi comincia a essere alla portata, non dico di tutti, perché comunque sono investimenti abbastanza dispendiosi, ma cominciano a essere più abbordabili. E comunque stiamo parlando di un impianto che dura molti anni. Ecco concluso definitivamente il mio impianto di accumulo. Il vantaggio di avere questi impianti modulabili è che se vogliamo aggiungere un blocco, in un minuto abbiamo fatto il lavoro. Mettiamo su, colleghiamo il cavo, lavoro concluso. Differenze tra questa B300K rispetto alle B300, vedete il colore è più chiaro, sono state tolte tutta una serie di prese USB per limare il prezzo, nessun regolatore MPPT interno, stesse celle litio-ferrofosfato che vengono garantite fino a 4000 cicli di carica-scarica completi, e quindi devo dire, se queste sono state le rinunce per avere un prezzo più basso, ben venga, perché obiettivamente su un impianto del genere non è poi così fondamentale avere 600 prese USB, le possiamo tranquillamente ricavare da sopra, dalla centrale, e il regolatore MPPT io non l'ho mai usato perché entro da quello della centrale principale, quindi quelli delle batterie non mi servivano assolutamente. Sono 2,7 kWh e stanno, quando la troviamo in offerta, circa 1000 euro, e mi sembra un prezzo decisamente molto più competitivo rispetto a quello degli inizi. Quindi se avete intenzione di farvi un bel impianto fotovoltaico, pensateci. Se volete avere più informazioni su C300, avevo già registrato una video recensione, ve la lascio in descrizione e vi metto il video qui. Ecco, se potessi consigliare qualcosa a Bluetti a livello di miglioria, diciamo che complessivamente sono pienamente soddisfatto di tutto. L'unica cosa che magari si poteva concepire meglio sono i cavi laterali, perché sono abbastanza ingombranti, quindi
Mi auguro che prima o poi riescano a fare dei cavi piatti, magari laterali, che siano meno ingombranti possibili, proprio per collegare i blocchi e batterie, riuscendo potenzialmente a tenere anche la batteria, l'impianto appoggiato al muro. Questo sarebbe una bella svolta che poi richiederebbe semplicemente la sostituzione dei cavi, quindi niente di che. Chissà, magari arriverà. Credo non ci sia nient'altro da aggiungere. Se avete domande scrivetemele nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima.